Sono Michele Luglio, docente di telecomunicazioni all'Università di Roma Tor Vergata e presidente di uno spin-off universitario chiamato Romars e mi occupo di comunicazioni satellitari. Campo di applicazione dove i sistemi satellitari sono sempre considerati utili sono riempitori di buchi, in inglese gap filler, cioè ovvero dove non è presente la rete terrestre il satellite può operare. La Cina gestisce e proprietaria gestisce già diversi satelliti per telecomunicazioni in orbita geostazionaria, che è un'orbita studiata già dal 1945 grazie al celeberrimo articolo di Arthur Clarke, che è una delle pietre miliari delle comunicazioni satellitari, ma oggi la tendenza negli ultimi 10 anni è quella di realizzare delle costellazioni in orbita bassa chiamate LEO, Low Earth Orbit, che a differenza dell'orbita geostazionaria usa dei satelliti che rispetto a un utente a terra si muovono, mentre nell'orbita geostazionaria appaiono fermi rispetto a un utente fermo a terra. In realtà ruotano intorno alla Terra con la stessa velocità con cui la Terra ruota intorno al proprio asse, per questo ci appaiono fermi. Ci sono state delle realizzazioni commerciali negli anni 90, le più famose sono Iridium e Globastar, che ebbero un grande successo tecnologico, cioè dimostrarono di poter utilizzare quel tipo di tecnologia con tanti satelliti, anche in alcuni casi interconnessi tra loro, per fornire servizi di telecomunicazioni con copertura globale. Da una decina d'anni a questa parte molte iniziative a livello mondiale si sono susseguite utilizzando questo tipo di concetto e anche la Cina su questa scia sta realizzando una costellazione in orbita media immediatamente, quindi un'orbita che è intermedia come altitudine tra i 1000-2000 km delle orbite basse tipicamente e i 36.000 km dell'orbita geostazionaria, quindi intorno ai 10.000 km. In più ha in cantiere la realizzazione di costellazioni di migliaia di satelliti, ma è ancora a livello progettuale. Sicuramente la Cina sarà in grado di soddisfare la sfida tecnologica, quindi di realizzare questo sistema, perché ha già realizzato per altre applicazioni, per applicazioni di navigazione, ha realizzato la costellazione Beidou, che è attualmente funzionante, quindi sicuramente sarà in grado di vincere la sfida tecnologica, poi bisognerà vincere anche la sfida commerciale, perché appunto l'offerta di costellazioni è molto cospicua a livello mondiale e quindi si tratterà poi di verificare che ci sia mercato poi per tutti. Altra sfida da affrontare e da vincere, ma non solo per la Cina, un po' per tutto il mondo, è l'integrazione dei sistemi satellitari con le reti terrestri. Tecnicamente parlando non ha senso sviluppare delle reti terrestri per telecomunicazioni e delle reti satellitari separatamente. Ciascun segmento dovrebbe essere considerato un possibile segmento di una rete complessa di telecomunicazioni, perché ciascun segmento è in grado di soddisfare alcuni requisiti e non altri. Quindi altra sfida importantissima che si sta discutendo molto a livello di realizzazione dello standard nell'ambito del forum 3GPP, che è quello che emette gli standard di telecomunicazioni, è il forum che ha emesso de facto lo standard 4G, 5G e sta già lavorando sul 6G, tra poco cominceranno le riunioni sul 6G, di realizzare la perfetta integrazione tra le tecnologie terrestri e le tecnologie satellitari in modo da offrire un sistema che soddisfi tutte le esigenze e i requisiti di un utente di telecomunicazioni.